Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi scopriamo insieme quali sono i costi di manutenzione della mia BMW M3. Prendete appunti. Ah sì, è una calcolatrice. Allora ragazzi, a grande richiesta oggi parleremo dei costi di manutenzione dell'M3 e la prima cosa che voglio dirvi è che se volete acquistare una supercar o una macchina sportiva tipo l'M3 non dovete tenere conto solamente della spesa di acquisto della macchina, ma dovete tenere conto anche dei costi di manutenzione. Quindi non fatevi allettare magari dal buon prezzo di una macchina, ma dovete anche considerare quanto vi può costare utilizzarla. La GT-R è stato un esempio chiaro, è una macchina che secondo me come rapporto qualità, prestazioni, prezzo è veramente difficile da battere, specialmente se ne volete acquistare una usata, però poi ho scoperto che i costi di gestione di una macchina che usata costa come una sportiva ha invece i costi di gestione di una supercar vera e propria. Comunque ragazzi, mi scuso se nel video di oggi la macchina è un pochino sporca, ma come potete vedere non mi faccio problemi ad utilizzare la macchina tutti i giorni, anche in tutte le condizioni climatiche. Alla fine ho l'opportunità di avere questa macchina e sarebbe un vero peccato non sfruttare l'occasione di usarla più che posso. Quindi passiamo subito alla prima voce di spesa del costo di mantenimento dell'M3. Forse la spesa più influente è la benzina. Il motore è un grosso 4000 watt aspirato e beve veramente tanto. Io in questi 6 mesi ho fatto circa 10.000 km e sì, credo di aver reso felici molti benzinai. I consumi medi, se la si utilizza in città facciamo circa 5 km al litro. In autostrada, viaggiando nei limiti, facciamo circa 8-9 km al litro, non di più. Mentre se si guida a tavoletta, c'è una macchina così, sì, sempre a tavoletta praticamente, fai non più di 3 km al litro, una cosa così. E facendo un rapido calcolo, io in questi 6 mesi ho speso circa 2.400 euro in benzina, che paragonati alla GT-R sono veramente pochi. Con la GT-R arrivavo a spendere fino a 1.000 euro al mese di benzina, perché facevo veramente molti più chilometri, anche quella macchina consumava tanto. Un'altra spesa su cui dovete tenere assolutamente conto sono le gomme. Ovviamente su una macchina ad alte prestazioni dovete anche mettere gomme buone e quindi probabilmente costose. Io quando ho comprato l'M3 le gomme che avevo su erano ancora abbastanza nuove e mi sono durate circa 10.000 km. 10.000 km col mio stile di guida penso che non siano pochi. Avete visto tanti video in cui facevo tondi, giravo in pista sempre con i controlli spenti, quindi posso ritenermi abbastanza soddisfatto della durata del precedente treno di gomme. Questo attuale vediamo quanto mi durerà. E i costi, per chi ha l'M3 con i cerchi da 19 va a spendere più o meno 190 euro a gomma anteriore e circa 240 euro per gomma posteriore. Io ho sui cerchi da 20 e quindi oltre a essere gomme un po' più difficili da trovare sono anche un pochino più costose rispetto a chi ha un cerchio da 19. Col mio stile di guida ho fatto 10.000 km, però leggendo su internet ho visto anche proprietari di M3 che probabilmente guidando come mia nonna hanno fatto anche 20-25.000 km. Oltre ad avere gomme buone su una macchina sportiva, secondo me è molto importante avere anche dei freni buoni e nuovi. I freni dell'M3 mi è stato detto che se la macchina non si viene strapazzata troppo possono arrivare a durare fino a 40.000 km. Come potete vedere io li ho sostituiti da poco e la macchina va veramente bene. Non ho idea di quanti chilometri abbia fatto il precedente proprietario, ma io da quando l'ho comprato ho fatto 10.000 km. Ah ragazzi, una piccola parentesi, mi scrivete veramente in tanti, a volte faccio fatica a rispondere a tutti, ma volevo dirvi che se volete seguirmi in modo più vicino in quello che faccio tutti i giorni, vi consiglio di seguirmi in particolar modo su Instagram, perché grazie alle stories riuscite ad essere più vicini in quello che faccio magari agli eventi, nelle mie avventure o nei backstage quando provo qualche macchina. E c'è più probabilità che magari quando mi rispondete alle stories io vi rispondo indietro. Ovviamente ogni macchina sportiva e supercar che si rispetti ha bisogno delle proprie cure e di manutenzione. Se avete visto tra i miei video recenti ho appena fatto un tagliando. L'ultimo tagliando è stato fatto 10.000 km fa.
Mi è stato consigliato addirittura di farli ogni 7-8 mila km se la macchina la spingo veramente tanto. Diciamo che un tagliando classico con sostituzione di olio e filtri sull'M3 va a costare circa 400-500 euro. Dipende anche se è un tagliando che si vuol fare ufficialmente in BMW o magari da un meccanico amico. Ragazzi, io sono qui in aperta campagna a fare il video, quindi ho voluto cercare un posto tranquillo e vedi in lontananza una macchina dei carabinieri. Ci scommetto che adesso vengono qui e mi fermano. Cioè, sono già fermo, ma mi fermeranno. Sì. Ragazzi, penso che sia un record. Sono stato fermato da fermo dai carabinieri. Ovviamente hanno visto una BMW gialla con targa tedesca nel bel mezzo del nulla. Mica si documenti, che cosa ci faccio qui, perché ho la targa tedesca. Più tardi nel video arriveremo a parlare anche di quella lì. Comunque, andando avanti, se vivete in Italia, un'altra spesa non da poco è il bollo, che io personalmente trovo un furto legalizzato. Una BMW M392 con la targa italiana paga ogni anno ben 1100 euro di bollo. Ma non è finita qui. Come voi sapete, in Italia c'è anche il super bollo, il che oltre ai 1100 euro di bollo bisogna pagare 20 euro per ogni kilowatt se la macchina ha più di 185 kW. Beh, l'M3 ha 308 kW, il che significa se la macchina ha tra i 5 e i 10 anni, la mia macchina ha 9 anni. Quindi pagherei in teoria 1488 euro di super bollo. Sì, è un vero e proprio furto. Se la macchina invece tra i 10 e i 15 anni paga 744 euro di super bollo. Praticamente io a targa italiana dovrei pagare ogni anno più di 2500 euro. Assurdo. E dopo aver parlato di bollo, ovviamente arriviamo a parlare della mia targa tedesca, che molti mi chiedono che cos'è, come ho fatto ad averla. La targa che ho è una targa Zoll, è una targa di esportazione temporanea che si può avere solo se si acquista una macchina direttamente in Germania. Io quando ho acquistato sta macchina mi è stato detto della possibilità di mettere questa targa per un lungo periodo e mi sono detto perché no, proviamo. Alla fine il risparmio è stato veramente minimo. Ho speso per 12 mesi di Zoll circa 2800 euro e la targa comprende sia bollo che assicurazione tedesca e alla fine dei conti penso di aver risparmiato circa 200-300 euro. Ovviamente il risparmio vero e proprio sia se si mette questo tipo di targa su macchine con ancora più cavalli che dovrebbero pagare un bollo veramente alto in Italia. Come rapporto qualità-prezzo io penso che l'M3 sia una macchina veramente favolosa. Se ci pensate, da nuova costava di listino circa 68.000 euro, mentre usate si possono trovare anche un terzo del prezzo. Ovviamente i chilometri sono alti, però se guardate bene potete trovarle a buoni prezzi con anche chilometri accettabili. Quindi quello che vi posso dire è, se vi piace questa macchina compratela adesso, perché cambio manuale, vuoto aspirato sono cose che oggi difficilmente si riescono a trovare. Secondo me questa macchina nel futuro si alzerà ancora un po' più di valore. E internet devo dire che è una cosa favolosa perché ti permette di trovare prodotti ottimi a prezzi molto buoni. Infatti guardando su internet ho visto che si possono trovare dischi per l'M3 a circa 170 euro l'uno e un set di pastiglie per circa 180 euro. Quindi devo dire che grazie a internet si possono trovare anche pezzi di ricambio a prezzi molto accessibili per questa macchina, riducendo anche in modo sensibile i costi di manutenzione. Se vi ricordate, con la GTR tutta la manutenzione è stata fatta in rete ufficiale Nissan e i costi erano veramente da perdere la testa. Quindi ricapitolando, ecco elencato punto per punto i costi di gestione della BMW M3 92 dopo 10.000 km di utilizzo. Tenendo in considerazione che il proprietario medio di una sportiva di questo genere non fa più di 8.000 km all'anno, io penso proprio che l'M3 sia una sportiva che dal punto di vista della manutenzione è molto accessibile per le prestazioni e sorrisi che è in grado di offrire. Ragazzi, io spero che questo video vi abbia chiarito un po' più le idee. Mi fa molto piacere sapere che già qualche fan, grazie ai miei video, si è innamorato dell'M3, sono addirittura arrivati a comprarne una. Quindi mi fa molto piacere che vi siate innamorati ancora di più di questo modello grazie a me. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione.